Pisellini vaginelle, ciao! Altro vlog sulla mia vita prima di YouTube. Visto che l'altro vi è piaciuto così tanto e io ancora non capisco come possa interessarvi la mia vita, io continuo a parlarvi dei fatti miei che mi hanno portato a essere deficiente che sono oggi. Stavolta vi racconto la storia di come sono arrivato qui su YouTube, perché fino a qualche anno fa non avrei neanche mai immaginato che ci sarei finito e sicuramente non avrei mai immaginato che ci sarebbe stata gente che mi avrebbe seguito. E invece mi sbagliavo. Ma andiamo con ordine. Quando ero piccolo avevo un sogno nel cassetto. Da grande volevo diventare, pausa di suspense, un gelataio. Più che altro perché volevo mangiarmelo io, mica scemo. Per poi decidere di fare più in generale il cuoco. Poi però venni obbligato ad optare per un'altra professione e cercai di scegliere qualcosa che mi piacesse fare: il performer. Oltre alla cucina mi sono sempre esibito in qualcosa, dal coro della chiesa fino a spettacoli improvvisati in camera mia. E proprio nell'anno in cui dovevo scegliere la scuola superiore avevano aperto il liceo di arti drammatiche e io volevo assolutamente farlo. Però mi fu detto: io non pago per una scuola dove ti insegnano a diventare frocio. E così fui costretto a frequentare il liceo scientifico. Ho scoperto lo stesso di essere gay, ma non ho imparato una bene amata mazza, perché l'ho odiato fin dal primo giorno. Tutte le materie, odio allo stato puro. Mi ci sono voluti 7 anni per finire quella scuola. Facevo di tutto tranne che stare in classe. Terminato il liceo dovevo scegliere cosa fare dopo e avevo due possibilità: proseguire con la mia passione per il palco e diventare un performer, o sfruttare l'unica materia in cui andavo bene, che era biologia, e diventare un medico in stile IR. Mi è bastato guardarmi allo specchio per capire che con sta faccia da cretino non sarei mai stato credibile come dottore. In realtà io non volevo neanche diventare un performer, ma un cantante pop. Avevo già partecipato a dei concorsi, avevo vinto un programma su MTV con Marco Maccarini, scrivevo canzoni oscene tipo questa. Facevo hip hop e saggi di danza con costumi paillettati tipo drag queen del ghetto. Insomma, volevo diventare il nuovo Britney Spears, ma maschio. Cioè Justin Timberlake, ma gay. Cioè Justin Timberlake. Quindi decisi di iscrivermi ad un'accademia di arti drammatiche a Londra, che era perfetta per me perché insegnavano tutte le materie che volevo imparare io. In 3 anni prendevi il tuo diploma, la tua specializzazione e venivi avviato al lavoro. Peccato che gli studenti stranieri dovevano fare 2 anni supplettivi preparatori perché era richiesta una conoscenza della lingua praticamente come un madrelingua, e la retta annuale era di 15.000 euro, per un totale di 75.000 euro più spese, IVA inclusa. E ci mettiamo anche un paio di organi interni e l'anima per stare tranquilli. Così dovete rinunciare a quell'accademia e optare per qualcos'altro. E finì a frequentare un'accademia di musical qui in Italia. Mi sembrava la cosa che più si avvicinasse alla mia voglia di cantare, di ballare, perché no, anche recitare. Non ne sapevo veramente mezza di musical, cioè proprio zero totale. Ma appena misi piede lì dentro e cominciai a respirare l'aria di questo posto che profumava di arte, di musica, di ascella sudata, capii di essere nel posto giusto e col tempo scoprii di avere una buona predisposizione per il teatro. Ed è così che sono diventato un attore di musical a tutti gli effetti. E sono stato un marito, un profugo coi baffi, uno stupratore, un poliziotto dei primi del Novecento, un fornaio delle favole, una scimmia drag queen mestruata. Però io volevo di più, volevo avere quel ruolo per il quale ogni attore viene ricordato. E un giorno l'ho trovato: Igor di Frankenstein Jr. Ero tra i 6 possibili candidati e ci misi l'anima in quell'audizione. Mi sono preparato per mesi e per la prima volta in vita mia sentivo di aver fatto un'audizione che mi soddisfaceva. Avevo cantato benissimo, ballato tip tap come fossi un professionista, recitato la mia parte al meglio delle mie possibilità, per poi sentirmi dire: guarda, sei bravissimo, saresti perfetto per la parte, per lo spettacolo. Ma no! Non ci ho più visto. Non era il primo no che ricevevo, so incassarlo un no, però quella volta non l'ho digerita, soprattutto dopo aver visto il cast scelto tra conoscenze, amicizie, fidanzati, trombamici che non c'entravano assolutamente niente con lo spettacolo in sé. E fu così che
che presi la decisione di dire addio al teatro. Ciao teatro, ciao, ciao! Una scelta difficile, sofferta, ma necessaria. Sentivo che dopo tutto quel tempo non era più la mia strada, così abbandonai le audizioni, il palco, la musica, tutto. E cominciai a dedicarmi un po' di più a me stesso, fino al punto di decidere di crearmi qualcosa di mio. Ed ecco qua che nasce il mio canale. Ta-da! Tutta sta pappardella di discorso per arrivare a parlare di come una scelta, una decisione possano cambiare completamente il tuo futuro. Se avessi scelto di fare una cosa piuttosto che un'altra, sarei qui adesso? Avrei deciso di abbandonare il teatro per aprirmi un canale YouTube? Chi lo sa? Ogni giorno si fanno scelte che lì per lì sembrano banali, ma poi dopo riguardiamo la nostra vita e ci chiediamo: avrò fatto la scelta giusta? Io me lo chiedo, anche adesso. Avrò fatto la scelta giusta con questo canale? E non lo so. Però non me ne pento, perché in questo momento è la cosa giusta per me. Mi permette di esprimermi e di mostrarmi per quello che sono, senza censure o limitazioni, e ci credo con tutto me stesso. Probabilmente dovrei pensare un po' di più al futuro, perché tutto questo non mi dà una certezza economica o lavorativa, ma onestamente preferisco godermi di più il presente, anche se questo ti lascia in quel limbo che ti porta a chiedere: e che cacchio sto combinando con la mia intera esistenza? In genere si dice che il treno passa una volta sola nella vita. Io invece penso che il treno sì, passa, ma dopo sta a te decidere se rimanere in stazione ad aspettarne un altro o se prendere un taxi, oppure iniziare a camminare e scoprire che sei arrivata all'aeroporto e ti stai per imbarcare su un aereo che ti porterà chissà dove più veloce di qualunque treno. In questo momento io sto camminando, sto scoprendo un sacco di posti dove il treno non sarebbe mai passato e nel frattempo riprendo tutto con la mia videocamera. Poi chi lo sa cosa succederà. Mi spaventa questa lunga passeggiata? Sì, da morire. Ogni giorno devo fare scelte per sopravvivere che non ho idea di cosa comporteranno nel futuro, e credetemi non è così facile come sembra. Però almeno sto facendo la mia strada e sto prendendo le mie decisioni, e se saranno quelle sbagliate potrò sempre correggerle in qualche modo. Come il finale di questo video che ho già registrato 6 volte e mi faceva cagare, quindi la chiudiamo qui e sti cazzi. Ancora non so come chiamare questi video, quindi accetto suggerimenti. Scrivetemi tanti commentini qui sotto, sapete che li leggo tutti. Volevo salutare tantissimo Francesca Ravaglia, che si aggiudica il premio di mi piacizzatrice compulsiva. Oh, non faccio in tempo a mettere qualcosa su Facebook che zac, lei ha già cliccato mi piace così sulla fiducia. Mando un mega bacione a Manuela Cotogno, che non solo mi ha votato per farmi vincere il programma 1000 modi per alzarsi dal divano in onda sulla 3, ma ha anche obbligato con le minacce praticamente tutti i suoi amici di Facebook a votarmi. Tu sei una pazza, ti adoro! E saluto anche Gianluca Cerato, che mi ha mandato questo bellissimo disegno, e saluto tantissimo Anix e Fra24, che hanno aperto su Instagram una fanpage dedicata a me. Siete stupende! Non mi resta di ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciarmi i pollicini in su e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Ma che c'hanno le mie mani che vanno sempre a caso? Mi sto trasformando in Gianni Morandi.